Arrivati a questo punto, allora che cosa succede? Abbiamo i servizi attivi, ok? L'unica cosa che dobbiamo fare è andarci a scaricare il nostro WordPress. Allora, innanzitutto però vediamo se il nostro Apache risponde, ok, con successo. Allora, guardate che cosa dovremmo fare. Se noi andiamo sul nostro browser, quindi ho aperto Google Chrome e digito localhost, ok? Guardate, automaticamente mi viene visualizzata la dashboard di Xampp, ok? Quindi capite benissimo che effettivamente mi ritrovo davanti ad un sistema funzionante. L'unica cosa che dovrò fare in questo momento sarà installare effettivamente all'interno di una cartella, di una directory di Xampp, ok, il nostro WordPress. Come funziona? Allora, scarico, quindi vado in download WordPress, vado in italiano, clicco su download e una volta connesso al sito di WordPress clicco su scarica WordPress. Una volta scaricato WordPress vado a cercarlo tra i miei download, eccolo qui. Ok, adesso che cosa devo fare? Allora, innanzitutto apro il mio Explorer, quindi vado sul mio Esplora cartelle, clicco su Esplora file, ok? Ed apro ovviamente che cosa? Questo PC e vado su C2 punti. Praticamente vado a cercare quella che è l'installazione di Xampp, vedete? Eccola qui. Allora, entro dentro l'installazione di Xampp e do una cartella chiamata htdocs. Praticamente qui dentro ci saranno tutti quanti i siti web, ok, che saranno ospitati da, o almeno che saranno comunque sia avviati sul web server Apache. A questo punto cosa succede? Entro dentro htdocs, ok, e vedete che cosa c'è qui dentro? Ci sono delle informazioni, comunque sia ci sono delle cartelle e noto subito una cosa. Vedete che qui sopra c'è scritto dashboard, ok? Se ci fate caso c'è una diretta corrispondenza tra l'indirizzo e la cartella che io vedo dentro questo web server, ok? Quindi questa cartella dove vengono ospitati tutti quanti i siti. Quindi cosa succede? Se clicco con il destro, vado su nuova cartella e metto wp test Giovanni, ok? Guardate, ci metto il meno così diventa un po' più comodo. Entro dentro alla cartella wp test Giovanni, non c'è assolutamente niente. Che cosa andrò a fare? Prendo il contenuto della mia cartella WordPress, ok? Allora, analizziamo un attimo il contenuto della cartella. Cerco di ridurre e ridimensionare un attimo la finestra, così siamo un po' più comodi. Allora, dentro alla cartella WordPress c'è un'altra cartella che si chiama WordPress, c'entro dentro e vedo che ci sono i file di installazione di WordPress, ok? Iniziano tutti quanti per wp-qualcosa. La cosa che devo fare è sicuramente selezionare tutti questi elementi con CTRL A se volete e li trascino esattamente all'interno di wp-test Giovanni. A questo punto che cosa sto facendo? Sto riversando all'interno della mia cartella htdocs quelli che sono i file eseguibili di WordPress, ok? L'unica cosa che poi dovrò fare è effettivamente effettuare una configurazione, per cui mi manca poi soltanto il setup del database. Attendiamo qualche secondo. Ed ecco fatto. Proprio per avere la corrispondenza, comunque sia per avere la verifica che tutto quanto sia andato a buon fine, se ritorno indietro su htdocs, vedete qui c'è wp test Giovanni, guardate, se io qui sopra scrivo wp-test-Giovanni, guardate, premo invio ed ottengo, guardate, l'installazione di WordPress, ok?
Lui mi dice ti diamo il benvenuto in WordPress, prima di iniziare devi conoscere i seguenti dati: nome del database, nome utente del database, password del database host e poi prefisso delle tabelle, e poi vi faccio vedere che cosa significa questo. Quindi in questa situazione dove ci troviamo? Beh, tecnicamente, ok, in questa tipologia di architettura che abbiamo appena creato, noi abbiamo appena posizionato, guardate, WordPress all'interno, ok, della cartella del web server Apache, ok? E quindi questa parte è pronta. L'unica cosa che dobbiamo cercare di realizzare in questo momento sarà proprio quella del database MySQL, perché senza il database non possiamo effettuare delle operazioni. Vediamo adesso quindi come funziona il setup del database.